Ciao a tutti, homebrewers e appassionati! Oggi, in questo video speciale di Natale, assaggio la mia Christmas Ale, la birra di Natale che ho brassato 6 mesi fa appositamente per questo inverno. Se non l'avete ancora visto, vi rimando al video della cotta. Oggi invece, a completamento del periodo di maturazione, farò l'assaggio ufficiale di questa birra. Un breve riassunto su ricetta e cotta. Ho pianificato una birra di Natale di impronta belga con un OG di 1.077, 43 BC di colore e 26 IBU. Come grist ho usato un po' quello che avevo in casa, 39% di malto Vienna, 34% di Munich e 9% di Pilsner come base. 2% di Aromatic e 2% di Cara 200 come malti speciali. Infine 13% di zucchero Cassonade Medium che ho aggiunto in tumultuosa. Ammostamento con machine a 55 gradi per convertire un po' le proteine del malto Munich, subito in rampa per la saccarificazione a 64 gradi e poi step per le destrine a 72. Un'ora di bollitura e luppolatura in amaro con Norton Brewer. Completo la luppolatura negli ultimi 10 minuti con 50 g di Saaz. Ho aromatizzato la birra con cannella in polvere, pepe del paradiso e scorze di arancia dolce. Come lievito ho riattivato con uno starter il VLP 550 della White Labs, il lievito di origine della brasserie da Ciuff. Fermentazione partita a 18 gradi e mezzo con rialzo graduale da subito fino a 24. Dopo una lunga sosta a 24 ho fatto un breve cold crush e poi ho rifermentato in bottiglia con 3 volumi di CO2 per litro. Ho lasciato rifermentare e maturare le birre per 4 settimane e poi, essendo piena estate, le ho passate in frigo. Assaggiamone una e vediamo come si presenta la birra. Colore rosso ramato molto brillante, birra molto pulita visivamente, schiuma mediamente produttiva, non di lunga persistenza. A occhio mi sembra qualcosa meno dei 43 BC di colore previsti dalla ricetta, ma come birra di Natale il colore è perfetto. All'aroma emerge un panificato di pasticceria, frutta a pasta gialla come albicocca, caramello e zucchero candito, speziato molto leggero. Al gusto è mediamente dolce, con un fruttato contenuto. Si percepiscono i fenoli del lievito e anche le spezie aggiunte ma in secondo piano. La cannella è molto leggera, il resto non sono in grado di distinguerlo nettamente. Alcoli superiori abbastanza presenti in bocca. Al mouthfeel il corpo è medio strutturato con una carbonazione vivace che snellisce, rimane un po' di dolcezza finale e le spezie. Forse un po' di astringenza in chiusura. Il calore alcolico viene percepito principalmente nel fondo, ma in bocca è ancora un po' troppo bruciante. La birra è piacevole ma non eccelsa. Forse non ha ancora i sapori ben amalgamati tra loro e necessiterebbe di una maturazione più lunga. Magari sarà pronta per il Natale 2026, sicuramente conserverò qualche bottiglia per fare un assaggio più tardivo. Gli alcoli sono troppo evidenti e sono quelli che disturbano di più la bevuta, anche il fruttato lo avverto molto contenuto. Avrei preferito un lievito più caratterizzante
o forse sono stato con le temperature troppo basso a inizio fermentazione. Qui avevo usato una busta di lievito liquido che per problemi di spedizione ho ricevuto solo dopo 8 giorni in un periodo abbastanza caldo. La confezione refrigerata aveva perso la sua funzione. Questo fattore può aver ridotto il numero di cellule vitali. In questi casi il lievito deve stressarsi di più moltiplicandosi e può tirar fuori più alcoli superiori. Ho mandato la birra alla quinta tappa del campionato Moby. La birra ha preso 32 e 33 su 50. Ho ricevuto delle impressioni simili a quelle che ho condiviso qui. Alcoli superiori ben presenti, spezie in secondo piano, birra giovane o con sapori poco amalgamati. 2 mesi dopo però l'ho mandata anche alla quarta tappa del campionato siciliano, una tappa per birre ad alta gradazione e birre di Natale. Qui invece è stata apprezzata di più e ha preso 38 su 50. Quindi la birra possibilmente è apparsa già più legata nei sapori, possibilmente nel confronto con altre birre ad alta gradazione è stata giudicata meglio dalla parte alcolica. Non è stato segnalato un fastidioso carattere alcolico, indubbiamente c'è molto margine per poterla migliorare e renderla un po' più morbida, ma le fermentazioni su birre di grado alcolico importante possono sempre riservare sorprese. Con questo termino questo video speciale di Natale. Vi auguro a tutti buone feste e buone bevute. E con l'occasione fatemi sapere sotto nei commenti qual è la vostra birra di Natale preferita e perché. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, dei punti hype e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.